Buonasera a tutti, amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Inter Bodo 1-2, finisce qui la nostra campagna europea e direi che finisce in un modo brutto, senza mai mettere in discussione la qualificazione, subendo 5 gol in 2 partite dal Bodo Glimt, che sarà anche una buona squadra, nessuno lo mette in dubbio, una squadra molto organizzata, ben allenata. All'andata c'era sicuramente anche la difficoltà del clima e del campo sintetico, però insomma è un Inter che viene eliminata perché ha gestito male il doppio confronto, sia dal punto di vista tattico, e anche stasera è stato un Inter che non è riuscita a mettere in difficoltà il Bodo Glimt su quelli che erano i punti deboli dei norvegesi. E così come all'andata, tra l'altro aggiungerei anche delle scelte all'andata che già avevano comunque compromesso ampiamente la qualificazione. Ecco, è stata anche un Inter che scelte di formazione, soprattutto mi riferisco alla partita di Bodo, ha dimostrato di privilegiare il campionato. E queste due sfide erano comunque intramezzate dalla partita con Lecce, quindi neanche una partita di cartello. Ecco, l'Inter, per lo status che aveva assunto, aveva praticamente l'obbligo di provare a superare il turno e non fare turnover in Champions per poi giocarsela in campionato con i titolari o comunque una delle migliori formazioni. Rimaniamo però sul tema della partita di stasera e quindi andiamo a vedere anche dal mio punto di vista cosa l'Inter non ha fatto bene dal punto di vista tattico, cosa si poteva sfruttare meglio. Ovviamente io nel prepartita avevo ipotizzato una sorta di 4-3-3, ma sapevamo era comunque un sistema difficilmente attuabile, perché era molto più probabile, ecco, puntare sul solito sistema di gioco. Il punto è stato però sui compiti dati ad ognuno degli interpreti, perché naturalmente quella sorta di 4-3-3 era per sovraccaricare le corsie esterne, cosa che l'Inter non ha praticamente mai fatto. Ecco, andiamo anche alla lavagna tattica. Qual era il canovaccio del match? Praticamente per l'intera partita noi abbiamo trovato il Bodo con un 4-4-2, tra l'altro con una difesa neanche troppo bassa, quindi questo portava a stringere ulteriormente le linee, e un Inter che quindi doveva cercare proprio di trovare spazi che per vie centrali non si trovavano praticamente mai. Cosa ha fatto l'Inter? Luis Enrique e Di Marco erano molto larghi, anzi soprattutto ad inizio partita erano praticamente sulla linea degli attaccanti. La vera differenza però l'hanno fatta le mezze ali, perché Barella e Frattesi spesso andavano a giocare qui tra le linee. Ecco, Frattesi si allargava soltanto nel momento in cui Luis Enrique era più basso, oppure se andava più per linee interne, altrimenti questo era il movimento di Frattesi, quindi cercare di inserirsi in area, movimento che non ha fatto neanche male. E stessa cosa Barella, ecco, cercava di essere molto vicino agli attaccanti, quindi era praticamente un Inter che portava tanti giocatori sulla tre quarti avversaria. Il punto qual è stato? Che con un Bodo che stringeva molto bene lo spazio tra le linee, bloccava bene le corsie centrali, continuare a cercare delle imbucate, a volte anche delle verticalizzazioni, ma sono state verticalizzazioni molto forzate alla ricerca della profondità, ha portato a perdere tanti palloni, ad essere inconcludenti e a non creare dei veri e propri pericoli, perché se noi pensiamo ai pericoli che sono stati creati alla porta del Bodo Glimt, erano magari, ecco, dei cross con delle spizzate aeree, magari anche difficili per realizzazione. Poi Piesposito è stato bravo in un paio di occasioni anche ad indirizzare il pallone verso la porta, ma non erano delle occasioni nitide create. Tanto è vero che noi al 62esimo avevamo un XG solo di 0,95, significa praticamente che il gol atteso, quando il Bodo era già in vantaggio, era meno di 1 i gol attesi. Continuiamo alla lavagna tattica. Il punto qual è stato quindi? Che poi molto spesso, ecco, l'Inter non riusciva ad allargare bene le maglie del Bodo, non riusciva a creare densità nelle zone laterali, ma anzi spesso, ecco, si passava per vie esterne. Ci sono state un paio di accelerazioni di Luis Enrique che non ha fatto neanche male stasera, però chiaramente, ecco, le due mezze ali, in particolare Barella, erano in una posizione in cui venivano praticamente neutralizzate. Secondo me cosa è mancato? Il supporto dei terzi di difesa, in particolare di Bastoni, che anche per posizioni medie è stato più basso rispetto al solito. Bissek accompagnava l'azione, però non era costantemente in sovrapposizione.
Cosa avrebbe potuto fare l'Inter? Anche seguendo un po' quello che avevamo detto ieri, non cambiare sistema di gioco, cambiare il modo anche di sviluppare questo 3-5-2. Barella poteva essere tranquillamente più basso, perché non per difenderci, per dare spazio a Bastoni di avanzare, e nel momento in cui avanza Bastoni, Barella può andare a prendere, ecco, la sua posizione e andare lui, insomma, anche nelle marcature preventive, nel non sbilanciare troppo la squadra. In questo modo si dà possibilità ai terzi di attaccare e si va a creare appunto densità nelle zone laterali. A questo punto, quando va ad avanzare un Bissek in questa posizione e abbiamo Frattesi, che è giusta, la scelta di Frattesi ci può stare assolutamente per il giocatore che si inserisce tra le linee, Bissek sarà praticamente costringerà Auge a seguirlo, e un esterno d'attacco non sarà proprio un ottimo difensore per quanto può seguire l'avversario. Creare densità nelle zone esterne poi poteva portare innanzitutto a provare, ecco, ad allargare le maglie difensive del Bodo, quindi muovendo palla da una parte all'altra, ma può portare anche ai cross, ad avere più libertà quando si arriva al cross. Ecco, per fare un esempio, c'è stata un'azione nel primo tempo dove ci sono stati proprio Luis Enrique, Bissek che è andato in sovrapposizione per linee interne e Bissek che è arrivato praticamente a mettere palla al centro da questa posizione. Ecco, era un qualcosa che l'Inter doveva cercare molto di più e che però non ha fatto, ecco, o meglio l'ha fatto meno di quanto avrebbe dovuto, ed anzi spesso si cercavano ancora quelle palle centrali, quella ricerca della profondità, che era oggettivamente difficile da trovare, perché poi non sono neanche lentissimi i difensori del Bodo Glimt. Thuram, altra partita molto al di sotto di quelle che sono le aspettative, ed anche lui comunque era abbastanza vicino a Piesposito. Ecco, per esempio, da questo lato, se Barella andava a coprire le avanzate di Bastoni, magari Thuram poteva allargarsi e quindi cercare, ecco, di creare appunto, come detto, questa densità. Il Bodo concedeva l'ampiezza, l'Inter non l'ha sfruttata bene l'ampiezza che concedeva il Bodo, e in area non è riuscita a mettere spesso palloni cross puliti per Esposito. Esposito è un calciatore che avrebbero potuto soffrire tanto i difensori del Bodo, perché soffrono un po' la fisicità del centravanti avversario. L'Inter non è riuscita a mettere palloni puliti perché non ha fatto un buon lavoro, dal mio punto di vista, sulle corsie esterne. In fase di non possesso invece è stata un Inter molto aggressiva, come doveva esserlo naturalmente, però comunque poi in quelle situazioni il Bodo comunque ha fatto bene, perché era una squadra brava a ripartire. Tra l'altro poi cosa faceva? Portava molti calciatori nella zona destra del campo anche quando era il portiere in fase di possesso, e quindi cosa faceva? Una squadra decentrata verso la destra, portiere che lanciava lungo, proprio, ecco, a sfruttare poi magari anche la fisicità per esempio di Blomberg, ecco, cercando proprio di sfruttare questa densità da questo lato di campo. E poi per il resto, ecco, non è stato un Bodo che ha fatto la sua solita partita, una buona partita, impostata invece molto bene dall'allenatore del Bodo Glimt, perché stringeva bene le linee, poi sono bravi a ripartire, hanno mostrato anche un'ottima condizione atletica, naturalmente favoriti dal fatto che loro in questo periodo hanno dovuto preparare soltanto la doppia sfida con l'Inter, però insomma c'è stata una gestione che a me personalmente non è piaciuta, e quindi non cerchiamo insomma giustificazioni nel Bodo, nel calendario, nel campo all'andata. Insomma, questa era una squadra decisamente alla nostra portata. C'è poi un altro aspetto che a me non è tanto piaciuta come scelta. Al 62esimo Chivu sbilancia la squadra, quindi fa entrare anche Bonni, si passa con i tre attaccanti. Tra l'altro è da lì in poi che poi aumentano, ecco, il numero delle occasioni per l'Inter, e infatti poi a fine partita gli XG saranno superiori ai 2. Il problema è che quelli del Bodo comunque saranno 1,74, perché poi il Bodo troverà anche il secondo gol, che praticamente mette completamente la parola fine alla partita. Nei cambi però al 62esimo, quando entrano Sucic, Diouf e Bonni, si fa uscire Luis Enrique. Ora, d'accordo che con l'ingresso di Diouf, insomma, tenere Luis Enrique e Diouf su quella corsia avremmo sbilanciato molto la squadra, ma a quel punto
dove c'era ben poco da difendere, con un Luis Enrique che, ripeto, sorprendentemente stasera a me non è dispiaciuto, perché puntava all'avversario, ha provato qualche accelerazione, provava il cross, ed è quello che si chiede a Luis Enrique, anche se non riesce sempre a saltare l'avversario, ma a provarci, ecco, come dire, tra virgolette, stressare il terzino avversario. Ecco, con un Luis Enrique in quelle condizioni, perché non passare anche al 4-3-3, seppur farlo partire da terzino un po' più basso, ma continuare a tenerlo in campo, tanto c'era comunque ben poco da difendere. Però insomma, questo è giusto un appunto, ma a quel punto davvero sarebbe cambiato ben poco. Mi è piaciuto l'ingresso in campo di Bonny, ecco, ha dato comunque ha provato a fare qualcosa, ecco, ha provato a dare qualche spunto, e anche l'ingresso di Bonny secondo me è stato un po' troppo ritardato, perché nel secondo tempo era un Inter che aveva creato poche occasioni da gol ad inizio del secondo tempo, quindi già al 45esimo si era sullo 0-0, dopo 10 minuti ancora non si sblocca la partita. Insomma, perché non sbilanciare prima la squadra e provare a fare il gol, perché comunque portare avanti ancora lo 0-0 comunque sarebbe stata una situazione molto complicata. Poi certo al 58esimo c'è stato un clamoroso errore di Akanji, un errore non da Akanji che perde palla, e lì poi insomma la partita si può dire che è finita già sull'1-0 del Bodo Glimt. A questo punto è un Inter che avrà un neo su questa stagione, magari potrà essere anche una stagione che si conclude in maniera trionfale in campo nazionale, e me lo auguro, però dal mio punto di vista, ecco, uscire dalla Champions, non sono un po' di quell'idea, ok, usciamo dalla Champions così abbiamo più certezza di vincere lo scudetto, perché era un Inter che aveva gli ottavi e forse anche i quarti, soprattutto se fosse toccato lo Sporting, con tutto il rispetto per i portoghesi, ma era un Inter che poteva avere i quarti nel mirino, è un Inter che per lo status raggiunto doveva superare quantomeno il Bodo Glimt, ed è un Inter che in questo momento fa un passo indietro per mentalità europea. E occhio, quando parlo della necessità di fare strada in Champions, anche arrivare tra ottavi e quarti, è perché poi ci sono tante conseguenze tra il fare e non fare strada in Champions. Innanzitutto, come detto, per una questione di prestigio, e l'Inter deve inseguire anche quel prestigio, deve essere una squadra che, come ha fatto in questi 4 anni con Inzaghi, quando va sul palcoscenico europeo deve guardare l'avversario diritto negli occhi e non prendere 5 gol dal Bodo Glimt senza mai mettere in discussione la qualificazione. E poi ci sono tutte le conseguenze. In primis ci sono mancati introiti, che non significa che OH3 non si riempirà le tasche, significa che potrebbero esserci delle ripercussioni anche sul mercato estivo. E non dimentichiamo, l'Inter, bene o male che l'abbia fatto, ha speso comunque 100 milioni nell'ultimo calciomercato. Non so se senza gli introiti della Champions la proprietà avrà la stessa idea, insomma, di fare questi investimenti, perché non dimentichiamo, siamo in mano ad un fondo. Ecco, non siamo in mano al Moratti di turno che, se perde, aumenta ancora gli investimenti da fare. E poi, ecco, c'è quella questione del prestigio nell'attirare determinati calciatori. Una Akanji, per esempio, che lascia il City per venire all'Inter, è perché l'Inter in questi anni ha dimostrato di essere una squadra che vuole puntare a fare strada anche in Europa. Perdere questa appeal può essere molto controproducente per l'Inter, sia per come sarà vista magari agli occhi di altri calciatori nel panorama calcistico europeo, sia, ecco, per tutta una serie, insomma, di ciò che l'Inter aveva raggiunto in questi anni, anche, ecco, come detto prima, come status. Ecco, si rischia di fare un passo indietro. Detto questo, naturalmente potrebbe essere un incidente di percorso e il prossimo anno l'Inter tornerà a far la voce grossa anche in Europa, che non significa vincere, ma significa, ecco, comunque provare a fare strada. Questo non l'escludo. Nel frattempo, quest'anno però, insomma, la campagna europea si chiude in maniera, secondo me, brutta e in maniera molto deludente. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa ne pensate sia della partita di stasera sia di questa eliminazione. Ovviamente, come al solito, ecco, confrontiamoci nella sezione apposita, e come sempre, nonostante la sconfitta, io vi lascio con un gran bel Forza Inter.